Ciao a tutti, benvenuti su Turkey News Magazine. Mettetevi comodi, perché quello che sta circolando dietro le quinte del mondo dello spettacolo turco è di quelli che fanno battere il cuore e accelerare il respiro. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere questo video con chi, come voi, vive di emozioni e di storie d'amore che si scrivono sotto i riflettori. Ma ora, andiamo al punto che sta scuotendo i fan. La voce insistente di una rottura improvvisa tra Erkan Merik e Azal Suba, una coppia che fino a poco tempo fa sembrava avviata verso l'altare. Si mormora che l'entusiasmo di lui per il matrimonio, dichiarato con convinzione nelle conversazioni private e intravisto persino negli sguardi complici durante gli eventi pubblici, si sia trasformato in un freno tirato all'ultimo secondo. Il passaparola racconta che sarebbe stato proprio Erkan, dopo aver rassicurato Azal sulla solidità del loro futuro, a sollevare la mano e fermare tutto. Per chi li ha seguiti fin dall'inizio, la domanda sorge spontanea: cosa può essersi incrinato in una relazione che da mesi veniva descritta come profonda, matura, pronta a fare il grande salto? Le persone vicine alla coppia, quelle che hanno visto i due costruire giorno dopo giorno un equilibrio fatto di supporto reciproco e di sogni sovrapposti, confermano che Erkan Merik e Azal Suba erano serissimi. Tra amici si parlava spesso di abiti, invitati, progetti, case da arredare. Erkan, dicono, era il primo a spingere, non parole gettate al vento, ma promesse, visioni, persino date ipotetiche. Azal invece, pur innamorata, aveva scelto la prudenza. Era in una fase di crescita artistica potente, con un'agenda che non lasciava respiro. Voleva tutelare ciò che aveva costruito con fatica. Eppure, vedendo la fermezza di lui, si era lasciata andare, un passo alla volta, fino ad accarezzare l'idea di mettere in comune non solo il presente, ma tutto ciò che sarebbe venuto. Ed è proprio qui che, secondo i rumors, è iniziata la tempesta. Più il progetto di sposarsi passava dal sogno al calendario, più Erkan avrebbe cominciato a combattere con pensieri che non trovavano un posto tranquillo. Gli amici descrivono confessioni sussurrate a notte fonda, le responsabilità, le priorità, il bisogno di proteggere lo slancio della carriera, le chiamate improvvise dei set, le sceneggiature che arrivano una dopo l'altra, il timore di perdere quella libertà creativa che rende un attore capace di rischiare e di reinventarsi. Non una fuga, raccontano, ma un malessere silenzioso che cresce e toglie il fiato. Non è tutto. Un'altra versione che rimbalza tra i corridoi dei magazine parla di caratteri che, messi alla prova dall'idea di una vita insieme, hanno mostrato lati inconciliabili. Di Azal si dice che ami organizzare, ordinare i passi, programmare la settimana e l'anno. Di Erkan si ripete che è cuore e istinto, capace di scelte luminose ma talvolta imprevedibili. Quando il progetto Nozze ha cominciato a trasformarsi in appuntamenti, scadenze, sovrapposizioni familiari, quelle sfumature, prima affascinanti, sarebbero diventate micce. Piccoli attriti, nulla di insostenibile a guardarli da fuori, eppure bastanti, col passare dei giorni, a trasformare un nonnulla in discussioni vere. C'è poi il capitolo delle influenze esterne, difficile da mappare ma presente in ogni sussurro. Più di una fonte racconta che Erkan avrebbe ricevuto consigli poco incoraggianti da chi teme ogni legame formale stretto durante la punta massima della visibilità. Aspetta. Non correre. Le proposte piovono. Parole che, a lungo ripetute, possono scavare dubbi. Nessuno parla di imposizioni, ma di quei suggerimenti continui che si insinuano e, alla fine, spostano il baricentro emotivo. E così Erkan avrebbe iniziato a domandarsi se il tempismo fosse davvero quello giusto o se stesse cercando di tenere in piedi, contemporaneamente, un traguardo intimo e una rincorsa professionale. In tutto questo, il nome di Azal Suba emerge come quello di una donna ferita ma dignitosa. C'è chi giura che, confidandosi con poche amiche fidate, abbia lasciato trapelare una disillusione profonda. Accettare la prospettiva del matrimonio dopo tanta cautela per poi vedersela vacillare tra le dita è un colpo che lascia il segno. Frasi riferite, riportate sottovoce, restituiscono l'amarezza di chi avrebbe preferito meno promesse e più prudenza. Si dice che Azal, per proteggersi, abbia deciso di rientrare nel guscio del lavoro,
di trovare nei set e nella disciplina quotidiana l'unico porto abbastanza fermo per resistere al frastuono. Ufficialmente, nessuno ha parlato. La loro scelta di non rilasciare dichiarazioni ha il suono di un silenzio che alimenta mille interpretazioni. Da una parte c'è chi punta il dito contro l'incertezza di Erkan, dall'altra chi difende il diritto di fermarsi quando il cuore chiede tempo, ricordando che un sì pronunciato per compiacere è il modo più rapido per trasformare un amore in rimpianto. Intanto i social, come sempre, diventano una lente di ingrandimento spietata. Foto cancellate, like che scompaiono, distanza digitale che si traduce in distanza reale agli occhi dei fan. Tra i pettegolezzi che non smettono di accumularsi, uno in particolare invita a leggere questa rottura non come un fulmine a ciel sereno, ma come l'ultimo atto di una esitazione cresciuta piano. Qualcuno che dice di conoscere la cerchia ristretta parla di confidenze di Erkan su decisioni prese con troppa foga, parole del tipo «forse ho corso, forse ho parlato prima di capire». A rendere tutto più pesante sarebbero stati i passaggi concreti, anelli, famiglie coinvolte, date, discussioni su città, case, persino stili di vita. Più gli step diventavano reali, più il peso sulle spalle di lui aumentava. Non si può ignorare neppure l'aspetto comunicativo. Chi sta vicino alla coppia ipotizza che in quel periodo le parole si siano fatte meno chiare, che questioni che un tempo si risolvevano in una sera abbiano iniziato a restare in sospeso. Azal, da parte sua, avrebbe chiesto contorni nitidi, progetti, impegni, priorità. Erkan, invece, avrebbe cercato spazio per respirare. E quando uno chiede certezze e l'altro chiede tempo, i nodi finiscono per stringersi. Così, raccontano, si sarebbe creato quel solco lieve ma continuo, che giorno dopo giorno diventa una fessura e poi una crepa. Il successo di Azal, intanto, non rallentava. La sua ascesa professionale la spingeva verso scelte sempre più nette. Capire con chi e come costruire non solo una carriera, ma un'esistenza condivisa. Più le proposte aumentavano, più, paradossalmente, si avvertiva la necessità di un equilibrio privato stabile. In quest'ottica, l'indecisione di Erkan avrebbe strattonato la sua fiducia, insinuando quella domanda che fa paura: sto scegliendo la persona capace di restare quando le luci si spengono? Altri bisbigli guardano alle famiglie. Sebbene in pubblico apparissero allineate, sarebbe emersa una divergenza di aspettative, piccole frizioni che, sommate, avrebbero pressato soprattutto Erkan. L'idea che il fidanzamento formale porti inevitabilmente con sé un fitto calendario di passi, tradizioni e obblighi non spaventa tutti allo stesso modo. A lui, dicono, avrebbe dato la sensazione di un orizzonte che si restringe, di una libertà che si assottiglia proprio mentre il lavoro gli chiede di essere agile, di cambiare pelle a ogni progetto. Poi c'è la prova dei 9 del nostro tempo, i profili social. Non serve una dichiarazione quando scompaiono immagini condivise con cura, quando diminuiscono gli scambi pubblici, quando gli algoritmi raccontano un raffreddamento che in altre epoche sarebbe rimasto invisibile. I follower più attenti hanno contato i cuori, hanno verificato gli archivi, hanno notato didascalie più criptiche. Azal è apparsa più raccolta, più essenziale, con scatti che parlano di concentrazione e lavoro. Erkan, dal canto suo, si è riversato sui progetti, quasi a dire: la mia energia deve trovare un canale. Per molti, quel silenzio eloquente equivale alla parola fine. Ciò che colpisce, mettendo insieme questa costellazione di indizi, è che non esista un singolo colpevole. Niente esplosioni plateali, nessuna scena madre. Piuttosto un mosaico di fattori, ciascuno non letale da solo, ma micidiale quando si sommano: il peso del futuro, le pressioni esterne, i temperamenti diversi, i tempi incalzanti del lavoro, la difficoltà di parlarsi con la stessa lingua quando l'emozione è alta. Il matrimonio, più che un obiettivo mancato, sembra la lente che ha ingrandito ogni microdifferenza, rivelando che i due guardavano allo stesso sogno da angolazioni non del tutto sovrapponibili. Eppure, in questa trama c'è un elemento che rende tutto ancora più umano: la buona fede. Chi conosce Erkan e Azal li descrive come due professionisti generosi, abituati a fare squadra sul set e nella vita. Non si parla di tattiche, né di PR che impone copioni privati. Si parla di cuore,
di paura di sbagliare, di ambizione, di quel bisogno di riconoscersi nel ritmo dell'altro. Forse è proprio questa sincerità a rendere la situazione ancora più dolorosa. Quando non c'è un nemico da indicare, il dolore non ha dove posarsi e resta nell'aria. A oggi, lo ribadiamo, nessuna dichiarazione ufficiale. È una scelta che scatena tifoserie opposte. Chi pretende spiegazioni dimentica che un sentimento non è un comunicato stampa. Chi apprezza la riservatezza ricorda che la vita privata ha diritto a zone d'ombra, anche se vive sotto luci accecanti. Intanto il chiacchiericcio non si ferma. C'è chi giura che l'ultima conversazione tra loro sia stata lunga, educata, più sospiri che parole, c'è chi sussurra che siano rimaste porte socchiuse, nel caso il tempo rimetta a posto ciò che ora sembra frantumato. Ma la parte più rumorosa sostiene che la decisione sia stata presa, che questa pausa sia in realtà un epilogo dolce amaro. Se proviamo a leggere oltre le apparenze, la storia di Erkam Merik e Azal Suba diventa un piccolo specchio di ciò che accade quando due traiettorie brillanti cercano di allinearsi senza spegnere la propria luce. L'amore chiede presenza, il lavoro pretende tempo, la società chiede chiarezza, i fan chiedono favole. In mezzo, due persone che provano a non perdersi. E se una lezione c'è, forse è che certi cambi di rotta non significano mancanza di sentimento, ma semplice incapacità, in quel preciso momento, di far coincidere due mappe del mondo. Qualunque sia la verità che solo loro conoscono, una cosa è evidente, questa storia rimarrà a lungo nella conversazione collettiva. Perché ci aveva dato l'illusione che tutto fosse pronto, che mancasse solo un sì per trasformare una promessa in realtà. E invece, come spesso accade, la vita ha chiesto un conto più alto. Continueremo a seguire con attenzione ogni segno, ogni dettaglio, ogni sguardo che possa raccontare ciò che le parole, per ora, non dicono. Se dovesse arrivare una dichiarazione, sarete i primi a saperlo, qui su Turkey News Magazine. Per oggi è tutto. Se questa storia vi ha toccato, sosteneteci con un'iscrizione e condividete il video con chi aspetta, come noi, il prossimo capitolo. Noi restiamo vigili, rispettosi e curiosi. A presto, da Turkey News Magazine, dove i retroscena diventano racconto e i sospiri trovano voce.